Il prato dove ci troviamo adesso nasconde i resti della Delizia di Belfiore, lo iucundiale palazzo, come lo definì Sabadino degli Arienti, che fu una delle residenze più importanti e rappresentative degli Estensi. Ecco, Belfiore è una delle più importanti delizie estensi. Innanzitutto cosa sono le delizie? Le delizie erano degli edifici dove ci si deliziava, quindi dove la corte estense andava a trascorrere periodi dell'anno oppure faceva feste, riceveva importanti ospiti così, ed erano situate sia all'esterno della città sia all'interno della città. L'area della Delizia di Belfiore si trovava all'esterno delle mura. Belfiore fu costruita alla fine del 300, nel 1381, da Alberto d'Este e man mano sempre più ampliata e tenuta in considerazione soprattutto da Lionello. Nel 2022 è stato avviato un progetto di archeologia partecipata che interessa l'area della Delizia di Belfiore. Questo progetto ha come protagonisti gli studenti e anche tutte le persone che attraverso il volontariato vogliono approcciarsi allo scavo archeologico. La finalità di questo progetto, che ha il nome di Che Delizia Belfiore, è sostanzialmente quello di sensibilizzare la tutela, di arrivare attraverso l'indagine archeologica a una maggiore conoscenza di questa delizia che è totalmente scomparsa e anche di riuscire alla fine del percorso a fare un programma di rivalutazione e riqualificazione dell'area verde che attualmente è semplicemente un prato. Nel 2022, con l'apertura di 2 saggi di scavo nell'area delle Delizie di Belfiore, è stato possibile fare degli importanti rinvenimenti. Il primo è quello relativo al rinvenimento di frammenti di colonne, di capitelli, di elementi di finestre anneriti dal fuoco. Questi sono sicuramente la testimonianza della distruzione della Delizia di Belfiore che avvenne tra il 1482 e il 1484 durante la guerra del sale voluta dai veneziani contro i ferraresi. Belfiore fu comunque ricostruito riutilizzando i resti delle strutture precedenti e nel contempo fu ricompreso all'interno della nuova cinta muraria costruita nel 1492. Il secondo saggio, sempre realizzato nel 2022, ha permesso di portare in luce un butto di ceramiche e di resti di pasto che attualmente è in corso di studio. Stiamo lavando una piccola parte, perché sono tantissimi, dei materiali che abbiamo trovato durante lo scavo di archeologia partecipata della Delizia di Belfiore. Hanno partecipato e parteciperanno, perché durerà 2 anni, scuole della città di Ferrara e i volontari del gruppo archeologico ferrarese. I materiali in questo momento che sono in fase di lavaggio e di studio sono quelli di un butto della metà del Cinquecento. Abbiamo trovato anche pezzi quasi integri. Questi pezzi vengono tutti siglati, si cercano gli attacchi, si studiano, vengono fotografati per poi servire per la pubblicazione. Da qui, lungo la strada anticamente denominata Via degli Angeli, ci incamminiamo verso Corso Ercole I d'Este. Forse la più bella strada d'Italia, definita così dallo scrittore vicentino Guido Piovene, per concludere l'itinerario archeologico rinascimentale. E qualora i viaggiatori non lo avessero già fatto, per ripartire da Porta dei Leoni e scoprire l'itinerario dedicato al Medioevo della Ferrara nascosta.